Ciao, sono il dimostratore ludico e oggi ti farò sedere al mio tavolo per spiegarti piccioni. Scopo del gioco? Vincere! Bisognerà liberare la città dai piccioni invadenti e mantenere il proprio balcone il più pulito possibile, magari sporcando quello degli avversari. Il gioco è composto da 3 tipi di carte: le carte stormo, le carte azioni e le carte luogo. In base al numero dei giocatori verranno rimosse dal gioco alcune carte del mazzo stormo, quello con il dorso grigio. In 2 o 3 giocatori se ne tolgono 16, in 4 giocatori se ne tolgono 12, in 5 giocatori se ne tolgono 6, mentre in 6 giocatori si userà l'intero mazzo. Dopodiché le restanti carte verranno mischiate e il mazzo posto al centro del tavolo insieme al mazzo delle azioni, quello col dorso verde. Le carte luogo, quelle col dorso blu, vengono invece piazzate scoperte accanto agli altri mazzi e rappresentano dei luoghi della città dove inviare i piccioni, cioè le carte stormo, e sulle quali giocare le carte azione. Per quanto riguarda la statua e i cavi dell'alta tensione, bisogna rispettare il limite massimo di 4 piccioni che possono essere piazzati su di esse, indicato in alto a destra, mentre strada e folla non hanno un limite alle carte stormo. Inoltre, il luogo cavi alta tensione e folla hanno una regola speciale: sui cavi non può essere piazzato il piccione zoppo, mentre se giochiamo sulla folla una carta azione guano o montagna di guano si attiva l'effetto spaventare per tutte le carte stormo presenti. Peschiamo una carta piccione e ne viene collocata una su ogni luogo. Ogni giocatore pesca 3 carte azione che andranno a comporre la propria mano di partenza, mentre lo spazio davanti a ogni giocatore rappresenterà il proprio balcone, nel quale finiranno stormi di piccioni, guano, montagne di guano, ma anche trofei, che non sono altro che i punti vittoria. Si sorteggia il primo giocatore e poi si proseguirà in senso orario. Ogni giocatore esegue 2 fasi: la fase 1, azioni e reazioni, e la fase 2, di invasione continua. Nella fase 1 il giocatore deve svolgere obbligatoriamente 2 mosse, anche ripetute, tra le seguenti 3: giocare una carta azione, convertire carte in trofei o pescare carte. Giocare una carta azione. Intanto, come sono fatte queste carte azione? Hanno una zona con una A che indica quale azione si attiva quando giochiamo la carta. Sotto abbiamo un riquadro con una R che rappresenta una reazione, con degli effetti che si attivano durante il turno degli altri giocatori. In alto a sinistra abbiamo poi l'effetto che si attiva durante la fase 2, l'invasione continua, ed alcune carte hanno anche delle regole speciali, poste o sotto l'azione oppure in alto a destra. Il giocatore sceglie quindi una delle proprie carte e dichiara su quale zona intende giocarla, e poi si applicano gli effetti. Le zone possono essere o le carte luogo o uno dei balconi. La carta azione giocata viene tenuta da parte perché servirà nella fase 2. Quali sono queste carte? Abbiamo la carta Blam, che ci permette di trasformare in trofei i piccioni presenti nei luoghi indicati, fino a 2 carte stormo presenti sulla statua, oppure una carta stormo presente sul proprio balcone. Attenzione! Dopo che abbiamo ottenuto i trofei, si attiva la regola speciale di questa carta, indicata in alto a destra, e cioè che tutti i piccioni rimanenti vengono spaventati. Il giocatore dovrà quindi spostare tutti i piccioni rimanenti verso una nuova zona, luogo o balcone. È il giocatore di turno a decidere in che zona mandarli e può distribuirli anche come preferisce. La carta Vroom. Questa azione ci permette di trasformare in trofei tutte le carte stormo presenti sulla strada. Ma attenzione! Tutte le carte Vroom hanno anche una reazione, e cioè anche gli altri giocatori possono giocare una carta Vroom anche se non è il loro turno. I piccioni verranno quindi divisi in parti uguali tra tutti i partecipanti e le carte in eccesso andranno al giocatore di turno. Ad esempio, se oltre al giocatore di turno altri 2 giocatori partecipano con carte Vroom e sulla strada ci sono in totale 5 carte stormo, ne andrà una a ciascun giocatore, quindi in parti uguali. Le 2 rimanenti, essendo in eccesso, andranno al giocatore di turno. La carta Zot, che ci permette di trasformare in trofei i piccioni presenti sui cavi dell'alta tensione. Anche qui, chi ha la stessa carta
la potrà giocare come reazione fuori dal proprio turno e i piccioni verranno suddivisi sempre in parti uguali e le eccedenze andranno sempre al giocatore di turno. La carta becchime. Il giocatore sceglie una zona e sposterà lì una carta stormo da ogni altra zona, quindi luoghi e balconi, senza tenere conto dell'eventuale capienza massima. Come reazione, se la zona che è stata scelta dal giocatore attivo dovesse essere il mio balcone, per esempio, allora io potrò spostare tutte le carte che riceverò su una delle 4 carte luogo a mia scelta, ovviamente, sempre senza tenere conto dell'eventuale capienza massima. Le carte guano e montagna di guano. Si possono giocare in una zona che contenga un qualsiasi piccione e la carta rimarrà lì finché non verrà rimossa. Attenzione, c'è una regola speciale. Se nella zona in cui si sta piazzando la carta è presente un piccione grasso, allora il giocatore potrà piazzare una seconda carta guano o montagna di guano. Come reazione degli altri giocatori, se il giocatore attivo piazza un piccione infame in qualsiasi zona, allora qualsiasi giocatore potrà piazzare questa carta nella stessa zona. Carta multa ha solo una azione, ma è di reazione. Se il giocatore attivo gioca al suo turno una carta tra becchime, guano o montagna di guano, allora giocando questa carta si costringe quel giocatore a scartare tutte le carte che ha in mano. Carta spazzino dirigente. Il giocatore sceglie una zona, sceglie tra carte guano o montagne di guano, quindi solo una tra le 2 tipologie, e le scarta tutte, tenendone una sola per sé come trofeo. Come reazione può annullare la carta multa. Attenzione, un giocatore non di turno può attivare una sola reazione, se presente, durante tutto il turno di un avversario. Dopo andrà messa da parte tra le carte giocate dal giocatore di turno. Convertire in trofei. Il giocatore scarta una o più carte azione per convertire in trofeo una carta presente sul proprio balcone. Quindi la carta azione non attiverà effetti e la carta scelta come trofeo verrà posizionata coperta in una pila a parte. Le opzioni sono: scartare una carta azione per trasformare in trofeo una carta guano che darà un punto vittoria a fine partita, scartare 2 carte azione per trasformare in trofeo una carta montagna di guano che darà 2 punti vittoria a fine partita. Attenzione, conta come una mossa sola anche se si scartano 2 carte. Ultima opzione, scartare 2 carte azione per trasformare in trofeo una carta stormo che darà un punto vittoria a fine partita. Anche in questo caso conta come una mossa sola anche se scartate 2 carte. Pescare. Il giocatore pesca tante carte azione fino ad averne 5 in mano. Se nel corso del gioco il mazzo azione si dovesse esaurire, verranno mischiati gli scarti e verrà ricreato un nuovo mazzo di pesca. Fase 2. L'invasione continua. Terminata la fase 1, il giocatore di turno raccoglie tutte le carte azione giocate durante il suo turno, comprese quelle utilizzate come reazione da qualunque giocatore. Attenzione, le carte azione scartate per convertire in trofeo non vanno considerate. Queste carte quindi, tranne guano e montagna di guano, hanno un'icona in alto a sinistra con 1 o 2 piccioni. Vengono chiamate richiamo. Verrà quindi pescata una carta stormo dal mazzo coperto, più una ulteriore carta per ogni icona richiamo presente sulle carte azione. Si rivelano quindi le carte stormo una alla volta e ciascuna carta andrà posizionata in una zona, luogo o balcone, seguendo le regole della carta stormo e rispettando comunque la capienza dei luoghi. Solo dopo che è stata posizionata una carta stormo e applicati tutti gli effetti, si passerà a rivelare la carta successiva. Si prosegue così finché sono state rivelate e posizionate tutte le carte stormo, previste ovviamente dalle icone richiamo più quella base iniziale. Infine si scartano tutte le carte azione e reazione e il turno passa al giocatore successivo in senso orario. Come sono fatte le carte stormo? Rappresentano 5 tipologie di piccioni.
hanno in basso la zona dove atterrano quando vengono pescate, in alto a destra lo spazio che occupano ai fini della capienza dei luoghi, che è pari ad uno spazio per tutti, tranne che per quello grasso che occupa 2 spazi, e sulla destra alcuni hanno un'azione speciale. Il piccione infame atterra sul balcone del giocatore di turno. Quando arriva in una zona, tutti i giocatori possono giocare come reazione una carta guano o montagna guano su quella zona, e come regola speciale, quando sta per essere trasformato in trofeo, rimischiate la carta del piccione infame nel mazzo stormo e prendete coperta la prima carta come trofeo. Il piccione grasso atterra sulla statua, se c'è posto, altrimenti sui cavi dell'alta tensione, ma se anche quelli sono occupati, il giocatore di turno può decidere se farlo atterrare sulla folla o sulla strada. Come detto, è l'unico che ingombra come 2 piccioni. Il piccione stupido. Il giocatore di turno può scegliere se farlo atterrare sulla statua, sui cavi dell'alta tensione o sulla folla. E come regola speciale non può essere spaventato, quindi non vola via. La picciona. Il giocatore di turno può scegliere di farla atterrare sulla statua, sui cavi dell'alta tensione o sulla folla. E come regola speciale, quando la picciona si sposta da una zona a un'altra, il giocatore di turno sceglie un'altra carta stormo dalla zona di partenza e la sposta dove ha appena spostato la picciona. Infine abbiamo il piccione zoppo. Il giocatore può scegliere di farlo atterrare sulla statua o sulla folla. Il gioco continua finché non finisce il mazzo stormo, quindi inizierà la fase finale e tutti i giocatori effettueranno un ultimo turno. Dopodiché ogni giocatore calcolerà il proprio punteggio, composto dalla pila dei trofei più dei punti negativi. La pila dei trofei darà punti in base alle carte. Avremo un punto vittoria per ogni carta stormo, un punto vittoria per ogni carta guano e 2 punti vittoria per ogni carta montagna di guano. Come dicevo, ci sono anche dei punti negativi che verranno detratti in base alle carte presenti sul proprio balcone, e quindi avremo meno un punto vittoria per ogni carta stormo rimasto sul proprio balcone, meno un punto vittoria per ogni carta guano rimasta sul nostro balcone, meno 2 punti vittoria per ogni carta montagna di guano rimasta sul proprio balcone. In caso di pareggio tra 2 o più giocatori, vincerà il giocatore con meno carte stormo sul proprio balcone. Se vi fosse ulteriore parità, allora vincerà chi avrà meno carte azione in mano. Se il tutorial ti è piaciuto, iscriviti al canale e buon divertimento!